Buongiorno ragazzi, nuova giornata. Oggi andiamo a fare il tour della Kasbah sotterranea. Aspettiamo la nostra guida Bader che arriverà a minuti e vi faremo scoprire le parti più nascoste di questa cittadina. Ecco Bader, la nostra guida che ci porterà a vedere la tomba del santuario, la città sotterranea, la Kasbah sotterranea, la fabbrica della terracotta e il villaggio di Tamgrut. Interessante, grazie. Prego. E allora vamos. Iniziamo nuovamente da questo cortile che abbiamo visto ieri. Vediamo cosa ci fa vedere la guida. Abbiamo nel Valle del Dra, perché è il più grande fiume in Marocco. Più grande di tutto il Marocco. Il Dra. È il Dra Valley. Abbiamo 1200 km. 1000 chilometri. Il colore, ci sono tutti il colore naturale. Il verde basilic, blu l'indaco, rosso linne, giallo zafferano. Battere 3 volte porta fortuna, quindi andiamo. Inshallah. Alibaba. Vai, vediamo se passa il mal di schiena. Alibaba. Inshallah. Inshallah. Fatima. Inshallah. Quindi ora tocca a me. Vai. Occhio alle dita, non prendersi. Vai, con potenza. Giù. Giù. Ah, fanno il pane? Guarda qua per cucinare il pane. Ah, Cuocia il pane, fanno il pane qua e il forno è qua. questo è il forno. Il forno perché acceso. si vede la donna accesa qua, c'è cenere. la cina, La brace. fuoco, le braccia, e pietre e mettono il pane. Ah, appoggiato. Appoggiato. Allora, 2 minuti, 3 minuti, il pane già pronto. Il Marocco davvero. Non ne vede in nord, per esempio Marrakesh, Marocco davvero è il sud. Questo è il vero Marocco. È il vero Marocco qua. Mangiare per te, tutto fanno, tutto a mano, anche per fare il tagine. Il tagine, loro cucinare tutti a mano e fanno tutto con le braccia. Così non si spreca il gas. Non si spreca il gas, perché il gas anche costa. E dopo vanno per cercare l'argilla per lavorare la terracotta. Mezzogiorno forno per fare acquistare la terracotta. Ora ci addentriamo nella Kasbah sotterranea. Bello fresco. Bello fresco in estate, perché già tanta gente ci gridano la Kasbah sotterranea, la Kasbah sotterranea per il caldo. Prima dell'Islam che ha detto c'è dei berberi bianchi e arabi che vivono qua. La Kasbah nasceva in origine per proteggere gli schiavi al tempo della schiavitù e nasconderli. E successivamente anche per proteggersi dal caldo. Pensate, fuori fanno 50 gradi l'estate e qui sotto ne fanno solo 25, quindi si trova refrigerio. Come vedete ci sono anche dei cavi elettrici, perché fino a 25 anni fa non esisteva corrente elettrica qui, è stata portata negli ultimi anni e tutti questi lucernari servivano appunto per far entrare la luce. Abbiamo elettricità, se per quelle che vedi di pietre, per la sera mettono di portacandela. Pensate, l'acqua viene razionalizzata e si possono fare la doccia 2 volte alla settimana, e in questo periodo in cui è tanti anni che non piove, addirittura hanno l'acqua per un'ora sola al giorno. Un'ora al giorno, si fanno la doccia inizio settimana il lunedì e poi il venerdì perché è il giorno di festa sacro per l'Islam. Questa stanza per l'animale e qua sono tipo stalle. Questi sono di case che vivono sottoterra. Diciamo il tour. Che è distruita anche con il terremoto. Questo è stato distrutto dal terremoto. E le persone che hanno perso questa casa dove sono andati? Il villaggio, io adesso siamo organizzati e vediamo con le tante associazioni, da piano piano facciamo restaurare tutti questi casi. Quindi ospitate, aiutate le persone che hanno perso la casa e piano piano lavorano per... Bene, tutto io mi lavoro per, non per me, lavoro per un po' io per mia famiglia, il resto per aiutare le persone. Sì, così è la vita. Ora usciti dalla Kasbah sotterranea andiamo a vedere come viene fatta la ceramica. Andiamo in un negozio di ceramica e andiamo a vedere se ci fanno vedere come viene preparata e lavorata.
Samal. Ora andiamo nella fabbrica della ceramica. Qui ci sono i vasi di terracotta appena pronti, guarda. Prima lavorano con l'argilla, non l'argilla normale, l'argilla per fare le case, è differente. È differente? Questa è l'argilla che le troviamo vicino al fiume del Dra, sottoterra, 10 metri, 20 metri sottoterra. E loro lasciare seccare nell'inverno 3 a 4 giorni, in estate un giorno perché è troppo caldo, 50 gradi. Lasciano seccare bene qua, dopo lo mettono dentro il bocchio con l'acqua. Guarda come lavorano l'argilla, mettono dentro e lavorano bene con la mano. Con le mani. La bagnano. La bagnano e la lasciano tutto il giorno qua. Lasciano dopo lui va a fare bene, lavorano con la mano. La scioglie tutta. La scioglie tutto con la mano e per la sera li mettono per terra. Sì. Mettono per terra tutta la sera e dopo qua il secondo lavoro lavorano con piedi a mano per preparare l'argilla. Allora, faticoso, mi sa. Faticoso, vero? Sì, uguale che fanno qua i bambini. Lavorano bene qua. Siete famiglia, siete fuori. Entriamo qua sotto. Vedi come... Merci. Ma con i piedi fa girare. Sì. Piccolo tagino. Se ci provo io la rompo dopo 2 secondi. Pesantissima roba del genere. Sì. È veramente... Qui ci sono tutti i bambini che lavorano la ceramica. Guardate. Ci sono queste pozze d'acqua dove viene mescolata. C'è un posto a 15 metri, 20 metri qua e c'è l'altro con la pompa elettrica a 200 metri sottoterra. Le sono calde e l'estate sono fresche. E ora andiamo a vedere i forni dove viene cotta la ceramica. Queste sono calde? Sono con la No, lavorano e lasciano 24 ore all'ora all'ombra, 2 settimane al sole. Dopo 2 settimane al sole lo pintano qua, viaggiano qua con il manganese, questo è il manganese. la ciliegia, il rame e la farina. Una oretta al sole e dopo mettono una latta sopra l'altra dentro del forno. E le cuociono. E lo cuociono. 6 ore 6 ore al forno. nel forno. Al forno a 1200 gradi. 1200. E quelle colore blu torna verde. Questa è la legna delle palme da dattero che vengono usate per alimentare i forni, quindi non viene usato il gas. Un lavoro molto difficile e faticoso, Guardate quante ceramiche ci sono dentro, poi una volta che è riempito il forno viene chiuso e sigillato. E dopo mi faccio 6 ore a 1200 gradi. 1200. Sotto fai il fuoco, Il fuoco, sì. lì metti la terracotta, chiudono quando arriva in temperatura e dentro cuoci. Proseguiamo il nostro tour, ora siamo di nuovo al fresco. Goodbye in English. In italiano, arrivederci. Arrivederci. Come si chiama la canzone? Se va bien, se va mal. Bonjour, mes amis, comment ça va? Bonjour, mes amis, comment ça va? Ça va bien, ça va mal, ça va
shukran. Shukran. Voi vedete شكرا على وجهك 2, 1. Les photos c'est très magnifique. Très magnifique. Magnifique. Au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Goodbye. Quindi Questo è il la cimitero. gente mettono pietre e mettono anche qualcosa di terracotta per conoscere la famiglia. Muro e pietra. Vedi dentro anche muro e pietra. Ora ci spostiamo nella parte ebraica, perché ci sono varie suddivisioni della città e ogni suddivisione è separata da una porta. Quindi ogni volta che varchiamo una porta passiamo da una parte all'altra della città. Più di ebrei prima. Guarda, Sì. il segno di ebrei dentro della casa. Ah. Qui eravamo passati ieri, vedi, lì c'era fatta la foto. Salam alaikum. Salam. Vieni a guardare cosa davvero, non ho uguale che i cinesi che vedi a Casablanca, Marrakesh. Tutto qua è naturale, tutto fatto a mano. Fatta a mano. Tutti a mano. Lui vedi, ha riciclato Ha la riciclato la bicicletta per fare il... Per soffiare il fuoco, vedi? La linea del cedro, fare il coltello e per la mocca. Guarda, tutta a mano. La manica del pugnale. lavora molto. Bello, almeno lavori, dai. Che si dice, no? كده كشبغه لا بدي اخويا Salam. Qui c'è una moschea nuova perché nel 2023 c'è stato un forte terremoto che ha devastato questi luoghi. Questa infatti si vede che è molto nuova. Ora c'è il richiamo alla preghiera. Ma cosa dice? Allah grande, lui chiama per la preghiera, chiama la gente a preparare per fare l'ablazione per ogni preghiera. Quindi dice sempre Allah è grande. Allah è grande. Sempre, ripetuto. Sì, allora, qua siamo all'entrata della cooperativa della terracotta. Ora entriamo nella cooperativa della terracotta. Attenzione, c'è un pochino buio qui, ma poi c'è luce. Le linee di cedro e questo è il segno dell'uomo libero. La donna libera, uomo libera. Quello è il simbolo della bandiera del De berbera. giusto? La stessa. Sì, sì, la stessa, però significa la moglie libera. Permesso? Bellissimo. La mano Vi ho fatto. di Fatima. Guarda quanti vasi e piatti. Lo stesso simbolo, questo, Lo stesso donna simbolo. libera. No, uomo. Uomo libero. L'altra stanza. Questo è tutto colorato. Dopo apportate per le donne per decorate con le nè e dopo una del colore. Il colore è solo di piante naturali. Quello basilico. Basilico sapete con quello. Quello marganese, cilese e rami. Questo che fatto le donne per il casale fanno il verde. Verde, quello Sì, original verde. Sì, sì. E questo la pella di melegrano, fanno la color giallo. 10 di più mi entrava lì, l'azzurro con gli stelle. Guarda questa porta. Rudy, Daniela, venite? C'è il tè. Merci.
Dove la metti? Tieni, dallo a Rudy. Shukran, inshallah. Inshallah, raga. Abbiamo deciso di prendere questo piatto bellissimo e anche 2 tazzine. Ora andiamo sul terrazzo, vediamo che panorama ci offre. Wow, che sole! Fatti anche un po' di acquisti, ora andiamo a mangiare con la nostra guida che ci ha invitato a casa sua e ci preparerà una buonissima tagine. Non abbiamo capito di cosa. Però prima, ha detto adesso, c'è la visita alla casa del nomade. Ah sì? Allora... Quindi prima si fa l'ultimo tappa alla casa nomade. Bene. E poi si va a mangiare un tagine che ha creato lui con le sue mani, perché ha detto appassionato anche di cucina. Capito? E poi siamo anche in contatto con gli altri nostri amici, sia con Romina e Daniele e anche con Stefano e Anna Rosa. Vediamo se stasera riusciamo a radunarci tutti insieme e a goderci un bellissimo tramonto in compagnia. Vicino alle dune del deserto. E non spoilerare troppo. Siamo nel Sahara, vedrai, non è che c'è da spoilerare più di tanto. Questa è una casa Nomade. nomade. Salam. Salam. Salam alaikum. Federico. Salam alaikum. Così bene Ali. Lava, saluti, come stai? Casa tua? Sì, famiglia. Famiglia? Grazie mille. Grazie, sì. Quanti siete? 25. 25, tutti... No, fratelli, sorelli, cognati, un po' diversi. No, sono vengono di tutte le parti del mondo, che vengono di paesi, come si dice, africani, paesi africani, anche in cooperativa. Bellissimo. Allora, un Riyadh nella Valle del Dra, voglio dire una casa grande, di 400-600 verso 1000 metri quadrati, con un giardino grande dentro, con diversi arboli di frutti, di verdure, tutto. Quella è una valigia Tuareg. Quella? La valigia Tuareg fatta con pelle di cammello e colorata con il zafferano e il henna. Zafferano. Sì. Grandissimo. Quelle sono tappeti che sono fatti in questa zona. Bellissimo. Il cammello e l'ala del motore. Sì, mixati. Qui ci sono tutti i gioielli, tutte le... Gioielli, guarda Mamma i mia. pugnali. C'è patata e c'è uovo. Facciamo una foto, ok? Bellissimo pranzo. Preparato te? Senti che profumo. Masterchef. Ora apparecchiamo e ci mettiamo tutti a tavola a mangiare la tagine tutti insieme. Wow, guarda qua. Bismillah. Buon appetito. Come si dice? Buon appetito? Saura. Ah, vedi, lo gira lì a rotolare. A me piace un sacco da fare così. Vedi la rotoli e poi la intorno. Oh, vediamo. Sei pronta Merci. per affrontare il deserto? Sì. Siamo anche a Marta. Come si chiama questo? Come non so cane? come si chiama. ماشي تعرف Amore. Merci, la fare con lei. Merci. Merci beaucoup. Bellissimo, merci beaucoup. Merci. Ma che parfum! Le parfum! A questo punto ci si veste completamente, no? Certo. Olè. Com'è? Fresco? Comodo? È largo. Com'è? Bello. Ormai siamo nell'atelier di alta moda e ci si prova tutto. E noi Rudy non possiamo essere da meno, eh? Il verde? Verde, grazie. Facile da mettere? A trovare i buchi. Cani. Sono troppo aperto. Tieni queste, come? Guarda. Mettiamo anche il turbante. Dove? È il tuo, è il suo, guarda. Abbiamo cambiato colore, così per magia. Provo cambio. Io sono... No, aspetta, vedi. vedi. I nostri colori.
هكا تلبسية هكا تلبسية. أنا بوزدرا. Chiama Busdra. Busdra. Poi dalle tasche accedi, vedi? E prendi il marsupio. Che dite? Che dite? Che dite? Ticket for life. Metti un bel like For the per life. questa cosa. Qui doppio like. Quindi quando c'è la sabbia, che sei nel deserto. Se non c'è la sabbia, se è troppo caldo, c'è le mosche. Ah, Ok. Sono freschino. E dopo la super mega mangiata di questa bellissima tagine condivisa con il nostro amico Bader, è stato un incontro eccezionale, ragazzi, una cosa difficile da esprimere a parole. È stata una condivisione, ha voluto regalarci questo pranzo, perché tra l'altro non ha voluto essere pagato per il pranzo, quindi è stata una vera e propria condivisione per farci capire come loro mangiano e come condividono, a parte le pietanze, ma anche lo stare intorno a questa tagine che, come vi dicevamo alcuni video fa, rappresenta proprio una forma di condivisione. Poi ci ha fatto conoscere sua moglie, lui è una guida proprio accreditata con tanto di cartellino, ha sostenuto un esame statale perché conosce 4 lingue e un po' l'ha imparata con i turisti. Lui, pensate, lui lavora per degli importanti tour operator anche italiani, infatti fra pochi giorni sarà a Fes per andare incontro a un gruppo di italiani e ovviamente ci siamo lasciati e scambiati contatti. Quando noi poi saliremo verso Fes, chissà mai che non rincontreremo Bader. Insomma, eravamo un po' scettici all'inizio se fare la visita guidata, però effettivamente Tamegrut è un po' un villaggio particolare, devi sapere dove andare, devi conoscere, e anche l'accesso alla cooperativa delle ceramiche e alle fornaci dove cuociono appunto queste terracotte sarebbe stato molto molto difficile. Ci è piaciuto tutto tantissimo e niente, è stato, come vi dicevo, una giornata più ricca del solito. Ora a una settantina di chilometri c'è proprio la piccola frazione finale di questa strada, perché oltre non si può proseguire perché praticamente diventa pista desertica. Quindi a meno che non abbiate un 4x4 o un dromedario o una di un buggy, ci si deve fermare qui a Namid, che è questa frazione, una settantina di chilometri appunto da Tamegrut. E stasera si bisboccia tutti insieme. Intanto si è mangiato poco, Già l'asfalto ogni tanto ci abbandona, ci sono delle buche, poi torna ad essere asfaltato per bene e poi ogni tanto si arriva sullo sterrato. Ancora non siamo arrivati, questa è una frazione intermedia di passaggio. Prima di arrivare a Mamid mancheranno ancora una trentina di chilometri. Arriviamo nella parte più dunosa, si può dire dunosa? O più duneggiante, te che dici? Fede ha mangiato troppo oggi con la tagine e mi si è alloppiato, addormentato, in catalessi. Eccoci appena entrati a Mamid. Questa credo che sia la piazza principale, con l'immancabile moschea e l'immancabile minareto. Tantissime agenzie che organizzano escursioni, tour 4x4, tour a dorso di qualsiasi cosa, animali, dromedari, moto, jeep, ovviamente verso il pieno deserto. Come vi dicevo, parte una pista che è proprio tutta sabbiosa. I nostri amici hanno un 4x4 e loro l'hanno fatta. Siamo arrivati davanti a questo campeggio, la Bussolè, e lì c'è il man dei nostri amici Romina e Daniele. Li andiamo un attimo a salutare perché poi 2 chilometri più avanti abbiamo la chiocciola di Stefano e Anna Rosa. Dobbiamo ancora capire dove ci metteremo noi. Intanto andiamo a salutare i nostri amici, poi decidiamo. Eccoli! Dopo le 4 era pieno. Era bombato, cioè abbiamo trovato un posto. Salutati i nostri amici Romina e Daniele,
del canale Romano en route, li abbiamo ringraziati per la dritta che ci hanno dato per la guida di oggi, per Bader, la nostra guida. Anche loro qualche giorno fa hanno usufruito del tour con Bader, appunto, in tutta Tamegrut, che gli ha fatto scoprire insomma tutte le caratteristiche di quella cittadina, la casba, eccetera eccetera. E quindi insomma siamo andati a salutarli. Loro hanno un camion 4x4, quindi hanno fatto una parte di pista nel deserto, cosa che noi non faremo, no, perché Charlie altrimenti rimane impanato nella sabbia. Ma che qui non è che siamo messi peggio da me. Infatti. Mamid rimane un po' l'ultimo baluardo fattibile, in parte è asfaltata, come vi dicevo, ma da ora in poi fino all'altro campeggio, dove ci aspettano un'altra coppia di nostri amici, Stefano e Anna, lì non è più asfaltata, quindi faremo un po' di saltini ora. Ci dovrebbe essere tutta pista che è Tolondulé per almeno 3 km. Speriamo che non si smonti Charlie. No, Charlie è contento. Ale... Almeno facciamo una mini escursione nel deserto. Mini escursione nel deserto per l'ultimo campeggio che riusciamo a raggiungere per noi che abbiamo mezzi che non hanno il 4x4. Con questa luce, ragazzi, guardate che meraviglia a quest'ora. Vogliamo raggiungere il posto più vicino alle dune del deserto per goderci questo spettacolo di tramonto. La nostra guida ci ha detto che in queste zone non piove da 15 anni. Speriamo di non portarla noi. Ecco, mica faranno venire giù il diluvio ai tickets, no! Comunque ha messo bello per i prossimi 10 giorni, almeno dalle app che consultiamo. Vai, si balla col Tolondulé! Guardate il parcheggio di stasera in mezzo alle dune. Se non siamo riusciti a impiantarci oggi, probabilmente speriamo di non riuscire a impiantarci mai. Siamo praticamente sulle dune del deserto. Guardate che parcheggio e che pace, che oasi. Vedete, queste sono dune del deserto, e noi siamo parcheggiati esattamente qui. Per venire qui abbiamo fatto una strada, ragazzi. Mamma mia. Un'esperienza. Ormai Charlie è svezzato, ormai è adulto. E comunque ecco, eccoli. Ciao Anna, ciao Stefano. Ciao, ben ritrovati. Ben ritrovati. Che si mangia? Aspetta, fagliela aprire. Come vedete, il benvenuto è di tutto rispetto, ci stendono anche il tappeto rosso. Stasera facciamo una bella cena fuori sul deserto. Poi se fa freddo ci si rintana dentro. Rudy, quanti dirham sono per questo servizio? Facciamo 30, dai. Ah, 30 proprio perché- economico, Perché è un bel rosso. Perché sennò quando sali sopra faccio la sabbia.